Siamo nella clinica Città di Lecce con il dottor Stefano Stea che si occupa di chirurgia maxillofacciale. Voi vi occupate anche di chirurgia oncologica, di tumori, sono così frequenti sulla testa-collo? Sì, i tumori del testacollo rappresentano circa il 4% di tutti i tumori e quindi sono evidentemente molto frequenti. Hanno una particolarità che nel caso soprattutto del cavorale dobbiamo spingere sulla prevenzione, soprattutto con gli amici e colleghi dentisti, perché tutti noi andiamo dal dentista per un controllo e sono loro in prima linea che possono diagnosticare precocemente una lesione sospetta e inviarla al chirurgo maxillofacciale per lo studio del caso. Ecco, i campanelli d'allarme da prendere in considerazione quali sono? Sempre ad esempio tornando al cavo orale, cioè alla bocca, un campanello d'allarme può essere ad esempio una lesione tipo un'afta, un'ulcera che nel giro di 15-20 giorni non guarisce ma anzi peggiora, associato a dolore. Quello può essere un primo campanello d'allarme. Il nostro consiglio è di mandarlo a un chirurgo maxillofacciale che la possa vedere e nel caso sospetto possa fare una biopsia. Perché, ripeto, tumori sono tanti, di ogni tipo, ogni tumore va, noi in gergo diciamo, stadiato, cioè bisogna fare una diagnosi di certezza, vedere quanto è diffuso, se è adatto a metastasi in giro, e poi si applica la terapia più idonea, che generalmente nel nostro campo è chirurgica, ma spesso è associata a un trattamento chemio-radioterapico. Nel Salento i casi più frequenti che avete riscontrato quali sono? Con il Salento ho questa particolarità, alla mia attenzione sono arrivate spesso dei neoplasie per lo più benigne della parotide, perché il maxillofacciale si occupa insieme al collegio Torino anche delle neoplasie delle ghiandole salivari. Qui nel Salento ho visto parecchie neoplasie della ghiandola parotide e delle ghiandole sottomandibolari che abbiamo sottoposto a intervento con la risoluzione del caso. È evidente che cambia moltissimo, qui si parla di neoplasie benigne e non neoplasie maligne. A che cosa sono dovuti? Questa è una domanda che stiamo cercando tutti. Non c'entra evidentemente il fattore clima nel caso dell'oncologia, non c'entra il fattore dieta o alimentazione, gli ultimi studi stanno cercando nel fattore genetico, cioè in una certa predisposizione. Per ora la nostra arma, almeno nel nostro campo oncologico, delle ghiandole salivari perlomeno, è quello di prevenire e fare una diagnosi in fretta. Diverso, molto diverso il discorso del cavo orale. Ci sono due fattori, anzi tre, che sono una causa scatenante e sono per il tumore del cavo orale il fumo di sigarette, non c'è ombra di dubbio, una correlazione strettissima, l'abuso di alcol e superalcolici e la cattiva igiene orale. Per cattiva igiene orale intendo avere in bocca dei denti spezzati o taglienti che possono ferire le mucose. La combinazione di questi tre fattori è terribile nel campo oncologico del testacollo. Appunto ci sono anche i tumori della testa, non soltanto della mandibola. Certo, per testa intendiamo ovviamente ci sono i tumori endocranici che vengono ovviamente operati e trattati dai colleghi neurochirurghi, però ad esempio ci sono i tumori orbitari, periorbitari, i tumori del naso, i tumori della pelle del volto, delle ghiandole salivari e poi tumori proprio anche del latero cervicale o del collo. Qui si intrecciano le specialità, di solito interviene o il maxillofacciale o il collega otorino o il neurochirurgo o interventi che vengono fatti, ad esempio per quanto riguarda il basicranio, in collaborazione fra queste specialità. Le terapie quali sono e quali sono quelle che affrontate voi qui? Le terapie sono sempre prevalentemente, i casi oncologici si trattano con la chirurgia, la radioterapia e la chemioterapia o una combinazione di queste, dipende da caso a caso. Per quanto riguarda il testacollo, primaria è sempre la chirurgia. Laddove è possibile intervenire chirurgicamente, si interviene chirurgicamente. Questo dipende ovviamente dalla sede della neoplasia e dall'estensione e anche non da ultimo dall'età del paziente. È evidente che noi dobbiamo fare un bilancio fra quello che è la possibilità di guarigione e la qualità di vita del paziente stesso. Ecco, si è detto la gran parte dei casi è comunque fortunatamente benigna, i tempi di recupero, di guarigione sono tempi lunghi.
No, per quanto riguarda le neoplasie benigne, che noi ne vediamo molti, ad esempio appunto tornando alle neoplasie della parotide benigne, ripeto, i tempi di recupero sono molto molto veloci. Ben diverso il recupero in caso di neoplasie maligne, evidentemente lì dipende da caso a caso, è quasi impossibile generalizzare. Se ad esempio il paziente deve fare dopo la chirurgia un trattamento radiante, i tempi di guarigione si allungano in maniera decisa, non c'è di dubbio. Però si guarisce? Dipende. Molto è la prevenzione. In molti casi intervenire precocemente porta alla guarigione. Tanto per darle un dato, nel campo testa-collo ci sono delle neoplasie che hanno una sopravvivenza del 90-95% se diagnosticate precocemente, e faccio l'esempio ad esempio dei tumori del labbro. Altre neoplasie hanno una sopravvivenza, ahimè, solo del 25%, quindi è il range molto elevato e dipende, ripeto, dall'estensione e dalla sede.